Ciao amici, oggi andiamo a incontrare una mia amica italiana con la sua bimba. Il piccolo qua ha fatto la sua prima febbre qualche giorno fa, siamo andati dal medico, poi dopo siamo tornati dopo qualche giorno ed era questa cosa che si chiama mano, piede, bocca, che è un'infezione, vabbè. Penso che se lo sia preso dove dei giochi e dove mette in bocca tutto, per quanto ci sono stata dietro non è bastato. In Giappone funziona che tu non puoi prendere praticamente nessuna medicina senza prescrizione, neanche per i bambini. Quelle che vendono senza prescrizione praticamente non hanno alcun effetto, quindi per forza se hai la febbre devi andare dal medico, anche gli adulti, cioè proprio vai dal medico con la febbre, puoi andare solo tu, non può andare qualcuno per te. E poi un'altra cosa carina, in Giappone hanno questo che si chiama Kusurite Cho, che ha tutto il record delle medicine che hai preso e anche per i bambini, quindi questo è molto utile. Poi mi hanno detto un'altra cosa, mi hanno detto signora misuri la febbre e di fare un grafico. Questo è un altro libricino che mi hanno dato, cioè che poi alla fine non me l'hanno neanche controllato, vabbè, perché quando siamo tornati poi non c'aveva più la febbre, così. Un'altra particolarità è che le medicine te le danno assolutamente contate, quindi ci hanno dato uno sciroppo, mi hanno chiesto cosa preferivo, ho detto sciroppo e praticamente me l'hanno dato proprio per 3 giorni, non te ne danno di più, e per questo che serve sempre la prescrizione del medico, e per rifarti la prescrizione devi rifare la visita. Vabbè, comunque capitolo chiuso, oggi usciamo finalmente, c'è bel tempo, andiamo. Prendi quasi. E al lavoro sì. 領収書のご利用ありがとうございました。 Ok, ci siamo. ご利用ありがとうございました。 Eccoci, sono stati dei giorni molto piovosi e quindi non avevo molto da mostrarvi. Oggi è iniziato il weekend, l'obiettivo è semplicemente di riposarci. Si è fatto pomeriggio e nel frattempo si è anche un po' annuvolato. Perfetto, perché sto infatti pensando di uscire, una passeggiata fino in centro, però se c'è il sole che picchia tanto inizia ad essere un po' pesante. Il fatto che piova è completamente normale, nel senso che in questo periodo, cioè adesso a giugno, siamo nella stagione delle piogge, che in realtà di solito colpisce di più la parte sud-ovest. Ora che arriva fino a su, quindi da noi a Sendai un po' si sono scaricate, infatti non è che è proprio pioggia torrenziale, però comunque piove, c'è molta umidità. Però per fortuna le temperature sono ancora un po' basse, e poi inizierà il caldo atroce, quindi ci godiamo questi giorni. In generale comunque nel weekend qui il fatto di avere la casa al mare o in montagna praticamente non esiste. C'è la casa magari dei genitori, dei nonni, magari in campagna, a cui ci si torna però principalmente 2 volte all'anno, magari i primi 3 dell'anno, 1, 2, 3 gennaio e poi ad agosto quando c'è l'Obon. È questo periodo in cui le anime dei morti ritornano sulla terra,
per fare visita ai propri cari, per questo si va alle tombe, al cimitero, a salutare i propri parenti. Quindi queste sono le due occasioni, però non c'è la cosa di andare via il weekend. E che cosa fanno i giapponesi il weekend? Per quanto riguarda Sendai, le famiglie di solito vanno nei centri commerciali e cose molto semplici di questo tipo. Anche noi appunto magari andiamo a fare compere, oppure andiamo al mercato a fare la spesa. Ogni tanto andiamo al mare magari. È ancora un po' presto, però adesso tra poco ci prepariamo e usciamo. Siamo andati a vedere un tavolo in un negozio che vende tipo resti di magazzino e ne abbiamo trovato uno carino, forse prendiamo quello, dobbiamo prendere le misure a casa e adesso stiamo cercando di capire cosa fare per cena, anche se sono solo le 5:30, però abbiamo fame, vediamo. Tra una cosa e l'altra abbiamo optato per prendere del cibo al supermercato pronto perché ci sono stati un po' di eventi, adesso vi mostro. C'è un negozio dove fanno i sushi, questo è nigitoro, questo è salmone, poi abbiamo questi qua che sono gli osomaki con dentro un tsukemono che sono delle robe tipo un po' aspre, radici, lasciate marinare, poi delle crocchette di patate e questa con il granchio e poi degli yakitori che sono gli spiedini classici di pollo, un po' di tutto. Niente, così festeggiamo il nostro sabato sera. Siamo finalmente usciti, adesso stiamo andando a mangiare ramen a pranzo, anche se non fa proprio freddissimo, però nei posti del ramen c'è sempre una grande aria condizionata, quindi ce la facciamo poi a mangiarlo. Poi andremo a fare la spesa al mercato e poi probabilmente andiamo a comprare il tavolo, che così lo cambiamo. Ora mangeremo gyoza, dopo vi faccio vedere. Poi volevo chiedervi una cosa, siccome ogni tanto qualcuno mi scrive che gli piacerebbe vedere video più lunghi, e allora mi chiedo se avete qualche idea per un video più lungo o semplicemente vi faccio vedere magari proprio tutti i giorni della una settimana intera che cosa facciamo, che cosa faccio. O saremo tornati all'outlet per decidere il tavolo. Sai che prendiamo questo qua. Tutti molto bassi perché le dimensioni standard sono molto più basse di quelle in Italia, però. Tavolo preso. 持ってくるってここだから
Siamo riusciti a montare il tavolo con le sedie, solo che siccome questo era un outlet, una sedia non si riusciva proprio a montare, ci abbiamo speso tipo 1 ora e mezza, e un'altra sedia invece era rovinata, la seduta, quindi abbiamo chiamato e adesso arrivano a portarci fino a casa altre 2 sedie in cambio. Questo è il servizio clienti giapponese. Le case giapponesi sono abbastanza piccole per i nostri standard. La casa dove siamo adesso è in realtà anche grande, nonostante ciò fa un po' fatica, cioè non ci sono tipo gli sgabuzzini, quindi mette il mobile e va a togliere spazio dove si cammina. Invece le case, quelle tipo a 2 piani, proprio per famiglie, sono ben diverse. Queste qui classiche da appartamento in affitto sono fatte così. Tra un po' iniziamo a cucinare gyoza. Questa è hakusai, questa è nira. Questo è per il ripieno dei gyoza, poi ci mettiamo la carne. Questa qua. Domo. Appena c'è te. So. c'è io. Alla fine di questo weekend e per quanto semplice spero che comunque che vi sia piaciuto il vlog. Volevo chiedervi un'altra cosa, forse dovrei chiederla all'inizio del video, magari lo faccio nel prossimo. Penso che potrebbe essere interessante fare un video in cui rispondo alle vostre domande, però non so come raccogliere le vostre domande, quindi se avete qualche idea scrivetemelo nei commenti e vediamo di organizzarlo magari quando il canale sarà un pochino più grande, speriamo. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!